Quello che ho fatto ieri qui a Catania è stato veramente stimolante e mi ha fatto venire nuove idee. In tanti mi hanno chiesto qual è la mia giornata tipo. Io ve la vorrei spiegare la mia giornata tipo, il problema è che non ho una giornata tipo, perché ogni giorno è diverso dall'altro. Così ho pensato di fare, per una settimana, farò un mini video al giorno in cui vi faccio vedere come funziona la mia giornata. Madonna che buona. Minchia. Minchia, si stava meglio a Catania, eh? Bene, sono di nuovo a casa. La cosa bella del mio lavoro, ma che allo stesso tempo è rischiosa, è che non ho una routine. Quindi è fondamentale organizzare bene gli impegni. Tanti mi chiedono come fai a fare così tante cose insieme. Corro in moto, corro in auto, mi alleno, ho un canale YouTube, faccio le dirette su Twitch, lavoro su Instagram. Sono un mucchio di cose, ma c'è chi ne fa molte di più. La cosa fondamentale, come dicevo, è organizzarsi. La mia vita transita su Google Calendar, la mia agenda. E il concetto è fondamentalmente molto semplice. Prima si mettono gli impegni grossi e importanti, quelli che portano via tanto tempo, tanti giorni, gare, eventi, viaggi, vacanze. Se ad esempio guardiamo il mio calendario di novembre, sarà un mese fuori di testa, non vedo l'ora di farvelo vedere. Capite che è un casino. 4 giorni di gara, poi 4 giorni a Las Vegas, poi 3 giorni in EICMA, poi 6 giorni in Spagna, poi 3 giorni a Roma, poi altri 2 giorni in Spagna. Che figo. Però qual è il concetto? Prima metti giù gli eventi grossi e poi, una volta che hai messo le cose più grosse, vai a incastrare le cose più piccole. C'è un video molto figo, che vi ho linkato qui sotto, di un esperimento che, vabbè, vi invito ad andare a vederlo. Capite dunque che gli eventi grossi si mettono con tanto tempo d'anticipo. Gli eventi piccoli invece si mettono di settimana in settimana. Quindi ora, che è domenica, e sono le 4:30, faccio il planning della settimana. Quello che è importante capire è che la mia agenda non è una cosa fissa. Nel senso che alcuni eventi hanno un orario e un luogo preciso, ma altri invece sono soltanto dei promemoria. La uso per segnarmi le cose da fare. Perché? Perché nel momento in cui le segni, le scrivi, le metti giù e ti dici quel giorno faccio quella cosa, hai 2 effetti. Il primo è che non te la dimenticherai quella cosa. Il secondo è che quando ti trovi 1 miliardo di cose da fare, quindi ti viene l'angoscia, l'ansia, dici oh mio Dio devo fare un sacco di cose, nel momento in cui le inizi a collocare nei vari giorni dell'agenda, ti accorgerai che in realtà non sono così tante. Le avrai distribuite tra la tua settimana e sarai più tranquillo. Ora devo caricare e pubblicare il video per oggi. E ora una delle cose in assoluto più noiose. Ma che devo fare? Ginnastica posturale per la schiena. Stretch infinito, adesso un'oretta di tempo per registrare ancora un po' di ringraziamenti per le donazioni con cui ho riparato la moto. Ne ho fatti 100 in 1 ora e 20. Non riesco più a parlare. Comunque ho pubblicato da 1 ora il video su YouTube che sta andando bellamente di merda. E dovete sapere che una delle cose peggiori del mio lavoro è che siamo in balia degli algoritmi. Tu crei dei video, li pubblichi e a caso possono andare bene come possono andare male. E molto spesso non si sa il perché. Ci sono periodi dell'anno che sei sulla cresta dell'onda, periodi dell'anno che sei sott'acqua. E non hai potere su questa roba qua. Vabbè, detto questo sono le 7:30, ho mezz'ora di tempo, devo riordinare un po' tutte le musiche. Tac. 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 Dopo 3 ore a Formula 1 sono morto, è andata una bomba
finalmente posso farmi una doccia, uno spuntino e poi si fa nanna.